Siamo abituati a vederla come un'icona immobile, ma questa struttura non dovrebbe stare in piedi. 1000 tonnellate di cemento armato sfidano la gravità a 700 metri di altezza. Su una vetta dove i venti superano i 200 km/h. Per capire la grandezza di quest'opera dobbiamo tornare al 1921. Il Brasile voleva un simbolo per il centenario della sua indipendenza. Il Monte Corcovado, il Gobbo, era la scelta ovvia per posizione, ma la più folle per costruzione. Parliamo di una guglia di granito isolata, circondata dalla foresta pluviale e flagellata da tempeste atlantiche. L'ingegnere Heitor da Silva Costa vinse il concorso, ma il suo primo progetto era radicalmente diverso. Immaginava un Cristo che reggeva una croce e un globo terrestre. Tuttavia, la critica fu feroce. Lo chiamarono ironicamente il Cristo col pallone. Questo fallimento iniziale spinse Silva Costa a cercare una sintesi perfetta tra arte e ingegneria. La decisione finale fu geniale. La statua stessa sarebbe diventata la croce. Un design art deco, essenziale, moderno, ma con un problema tecnico colossale. Come far resistere una struttura a forma di croce a venti trasversali di quella portata? Negli anni '20 la scelta del materiale era il bivio principale. Molti premevano per l'acciaio, come per la Torre Eiffel, ma Silva Costa fece una scelta controcorrente e rischiosa per l'epoca, il calcestruzzo armato. L'acciaio, esposto all'aria salmastra dell'oceano, avrebbe richiesto una manutenzione insostenibile e sarebbe marcito in pochi decenni. Il cemento armato era la pietra artificiale del futuro, ma nessuno l'aveva mai portata a quelle altezze per un'opera artistica così complessa. Il calcolo delle sollecitazioni fu affidato ad Albert Caquot, uno dei più grandi ingegneri strutturisti francesi. Caquot dovette calcolare la resistenza non solo al peso proprio, 1145 tonnellate, ma soprattutto alla pressione del vento. Le braccia tese del Cristo agiscono come una vela immensa. In caso di uragano, la pressione esercitata sulla struttura è di centinaia di chili per metro quadrato. Il calcestruzzo armato offriva la rigidità necessaria, ma introduceva una sfida. Come garantire che il getto di cemento fosse uniforme e senza bolle d'aria a 700 metri d'altezza, dove il clima cambia ogni 10 minuti? Mentre in Brasile si studiava la roccia, a Parigi prendeva forma l'anima estetica. Silva Costa capì che per dare dignità al cemento serviva la mano di un grande artista. Scelse Paul Landowski. Landowski non lavorò sul Corcovado, ma nel suo studio a Boulogne-Billancourt. Landowski realizzò modelli in gesso della testa e delle mani in scala reale. La testa è alta 3 metri e 75 centimetri, ogni mano misura 3 metri e 20. Questi modelli furono sezionati in decine di pezzi, creando dei calchi in negativo che furono poi spediti via nave verso Rio de Janeiro. Una volta arrivati, i calchi vennero riempiti di cemento armato direttamente in loco. È stato il più grande puzzle tridimensionale della storia dell'epoca. Ogni blocco numerato doveva incastrarsi perfettamente con l'armatura metallica interna preesistente. Un errore di pochi millimetri alla base avrebbe significato un disallineamento di metri sulla sommità. Provate a immaginare il cantiere nel 1926.
Non c'erano strade asfaltate che portavano alla vetta, l'unico collegamento era la ferrovia del Corcovado, una linea cremagliera inaugurata a fine Ottocento. Ogni singolo grammo di materiale, sabbia, cemento, acqua, impalcature e i blocchi di gesso da Parigi dovette viaggiare su quei piccoli vagoni. Lo spazio sulla vetta era talmente ridotto che non era possibile stoccare grandi quantità di materiali. Il cantiere doveva essere una macchina perfettamente sincronizzata. Quello che arrivava la mattina doveva essere montato o colato entro sera. Gli operai vivevano in condizioni di isolamento estremo, spesso avvolti dalle nuvole che rendevano i ponteggi scivolosi e invisibili. Nonostante l'assenza totale di imbracature moderne e la pericolosità del sito, non si registrò nemmeno una vittima durante i 9 anni di costruzione, un dato tecnico che per l'epoca rasenta il miracolo. Spesso vediamo il Cristo come un blocco solido, ma tecnicamente è un edificio cavo di 12 piani. All'interno si trova un'intricata struttura di pilastri e travi diagonali, progettata per distribuire il carico verso le fondamenta, che sono ancorate direttamente nel granito della montagna. C'è una scala metallica interna che permette di percorrere tutta la statua, dai piedi fino alle braccia e alla testa. I corridoi sono stretti e angusti. Al quarto piano, in corrispondenza del petto, la struttura si apre in quello che è il cuore del progetto. Silva Costa era così meticoloso che fece modellare una piccola protuberanza a forma di cuore sia all'interno che all'esterno, rivestendola con la stessa cura del resto della statua. È l'unico dettaglio non visibile da terra, una firma segreta lasciata agli ingegneri del futuro. Il calcestruzzo armato è resistente ma poroso e col tempo si crepa sotto l'azione termica. Silva Costa cercava un rivestimento che fosse eterno. Trovò la risposta nella steatite, la pietra saponaria, abbondante nelle cave del Minas Gerais. Questa pietra ha una caratteristica unica. È tenera come il talco quando viene estratta, ma diventa durissima e impermeabile una volta esposta agli agenti atmosferici. Ma come rivestire una superficie così curva e complessa? La soluzione fu un lavoro di microingegneria manuale. La pietra venne tagliata in 6 milioni di piccoli triangoli di 3 centimetri per lato e 1 di spessore. Questi tasselli non furono applicati uno a uno sulla statua. Sarebbe stato impossibile. Silva Costa mobilitò le parrocchie di Rio. Migliaia di donne incollarono i tasselli su fogli di carta telata. Questi fogli vennero poi portati in cima e applicati al cemento fresco come una sorta di carta da parati minerale. Molte donne scrissero sul retro dei tasselli i nomi dei loro mariti, figli o i loro desideri segreti. Tecnicamente, il Cristo non è grigio, è una pelle di milioni di frammenti di pietra che riflettono la luce in modo diverso a ogni ora del giorno, proteggendo l'armatura d'acciaio interna dall'umidità letale della foresta. Essere la struttura più alta su una vetta isolata significa essere un bersaglio costante per i fulmini. Durante la stagione delle piogge, il Corcovado è l'epicentro di scariche elettriche violentissime. Per evitare che la statua esplodesse letteralmente al primo colpo, fu progettato un sistema di protezione avanzato.
Tutta la struttura interna funge da gabbia di Faraday. I parafulmini sono integrati nella corona della testa e nelle dita delle mani. Il sistema scarica l'elettricità attraverso l'armatura metallica profonda fino alle fondamenta nel granito. Tuttavia, la potenza dei fulmini tropicali è tale che la pietra saponaria viene spesso vaporizzata dall'impatto. Nel 2014, un fulmine particolarmente potente ha distrutto il pollice destro. La riparazione tecnica è un'impresa da brividi. Operai specializzati, che sono anche scalatori professionisti, devono calarsi con le corde dalla testa della statua, camminare lungo le braccia tese nel vuoto e ricostruire la punta del dito con pietra saponaria, proveniente dalla stessa cava originale del 1930, conservata appositamente per i restauri. Il 12 ottobre 1931, quando le luci furono accese per la prima volta, il mondo vide un'opera che non apparteneva né alla sola arte né alla sola ingegneria. Il Cristo Redentore è una sfida vinta contro il vento, l'altitudine e il tempo. È un colosso di 1000 tonnellate che sembra leggero come una piuma grazie alla pulizia delle sue linee Art Deco e alla precisione millimetrica dei suoi incastri. Non è solo un monumento. È il risultato di 9 anni di calcoli estremi, di milioni di pietre incollate a mano e di una visione che ha trasformato un picco inaccessibile in un'icona globale. La prossima volta che vedrete il Cristo, ricordatevi che sotto quella pelle di pietra batte un cuore di cemento armato che ha ridefinito le regole dell'architettura moderna. L'ingegneria non è solo numeri, è il coraggio di sognare in verticale. Se questo approfondimento tecnico vi è piaciuto e volete scoprire cosa si nasconde dietro le grandi opere del mondo, iscrivetevi al canale.